Adesso dovete provare a immaginare che cosa vuol dire essere a Cremona, avere davanti ai propri occhi una delle moto del momento, una delle super sportive più amate, e non poterla guidare perché, nonostante il grande periodo di siccità, oggi siamo venuti a girare con Sergio e purtroppo qui a Cremona c'è stato un diluvio universale. Sentite un po' il rumore delle moto perché qualche temerario adesso è entrato mentre ci sono ancora i rigagnoli di acqua nel circuito, e aspettando che si asciughi, aspettando di guidare la bestia che c'è qua alle spalle della telecamera, dobbiamo fare un piccolo recap perché questa moto la guiderò in via eccezionale oggi, dopo ve la faccio vedere, e purtroppo con la giornata odierna si chiude un capitolo che si porta via un pezzo del mio cuore, ed è anche la moto che c'è lì, e adesso andiamo e ne parliamo. È la moto che mi ha permesso insieme a Gabro di andare in America, e dico purtroppo perché ormai ci ero molto affezionato visto tutto il lavoro che ci abbiamo fatto. Dobbiamo venderla, se no non si può passare su questa. Eccola qua la mia cara amata 660. Con Sergio appunto abbiamo deciso di venderla. Abbiamo deciso di fare questa cosa perché appunto con il ricavato di quello che sarà la vendita della moto, attraverso anche l'aiuto di Aprilia Firtzigmann, del quale avete visto il video quando sono stato in Germania, prenderemo un'altra moto molto più potente, con la quale poi potrò allenarmi, si spera, quest'inverno. Però prima di tutto assolutamente bisogna salutare la cara e buona RS 660 che ha fatto tutto il suo dovere, equipaggiata con tutta la roba di Gabro. Quindi per chiunque volesse può scrivermi alla mail che trovate qui sotto se siete interessati all'acquisto. Il prezzo va concordato in base alle dotazioni che vengono fornite, perché questa è una moto che ha su comunque degli accessori che la moto trofeo non ha, è una moto usata, e poi in base a quello che verrà deciso con l'acquirente decideremo se equipaggiarla con un kit di carene nuovo oppure trattare sul prezzo e lasciare su queste, se vi ricordate della mia scivolata a Cremona. La moto verrà consegnata all'acquirente così come l'ho utilizzata io, con le regolazioni del caso: ciclistica appunto, con sospensioni appena fatte da Tommy Noccioli, pompa freno RCS, pinze M50, dischi racing, e dal motore abbiamo tutti gli upgrade di Gabro con i cornetti, il papero, lo scarico a Krapovic e la mappa sempre by Gabro scritta in centralina con AppMap. Accessori racing, protezione del dash, manubri racing bike, pedane racing, registi del forcellone rapidi, la catena DID, protezione pignone e tante altre cose che trovate scritte nell'annuncio, sul quale potete andare cliccando il link in descrizione. Ma ora andiamo a vedere che cosa ci riserva il pomeriggio. Bene, la moto l'avete vista, adesso guanti e poi entriamo a guidare questa bestia incredibile, veramente incredibile. Io avevo provato già la moto di Sergio, la vecchia Aprilia, il modello quello vecchio, il 2018-19 a Valencia, appunto nel lontano 2019. Questa è veramente un cannone, Aprilia ha fatto un capolavoro ed è un peccato che non possa correre nel mondiale Superbike, perché sarebbe bello vederla battagliare appunto contro tutte le altre marche. Quindi speriamo che un giorno facciano un regolamento che ammetta l'Aprilia con la sua cilindrata maggiorata. Bene, allora adesso via le termo e vediamo come vanno questi 200 e passa cavalli. 200 Sergio, no? E passa, quanti ne ha? Cavalli? 220, ecco appunto, perché ne mancavano 20. Porca miseria. Aeroplano.
cruscotto, accendiamo, olè, fermo dietro, Sergio, lasciamelo qua che faccio le pressioni poi. Vamos. Tutto nuovo, tutto da rodare, sia la moto, freni, qualsiasi cosa è nuova. Cronometro. Intanto qua la pista sta asciugando, ma guardate i rigagnoli che ha fatto, incredibile. Grande nota di merito al Cremona Circuit, che come nelle piste da cross si sono messi a lavorare per preparare la pista con soffiatore e hanno sistemato prontamente la pista. Intanto già mi dà fastidio la pedana sullo scarico, non bene, però vabbè, andiamo a divertirci. Che aereo! Che mezzo esagerato, ragazzi. Ovviamente pronti via ho riscontrato alcune cose che non mi piacevano, in quanto la moto alla fine non è originale ed il rapporto che hanno montato per questa pista rimane troppo corto, troppe cambiate, troppo casino. Quindi ho allungato, in più ho deciso di cambiare la geometria anteriore alzando leggermente il davanti, ho misurato poi il sottopiastra, regolato i manubri e le leve per poter guidare meglio. Le pedane invece le ho lasciate nella posizione dove erano per poter permettere anche a Sergio di poter utilizzare la moto e scambiarcela. Allora, oh, cannone, questa moto è un aeroplano e comunque la cosa che più mi ha spaventato in positivo è che tu usi una delle 1000 super sportive di ultima generazione,
quella che dovrebbe essere un aeroplano, un cannone, una bestia da domare, poi la guidi e in realtà non ti spaventa neanche da quanto elettronicamente sia a posto. Come avete visto prima mi sono messo subito a lavorare, adesso infatti abbiamo iniziato a girare alle 3, 5:20, ho fatto 10 giri, vabbè adesso abbiamo fatto 37,7, vabbè la pista ancora un po' non è bellissima perché ha diluviato, ci sono dei punti dove c'è il fango. Memore quello che è successo il lunedì con l'R6, calma, molta calma, non voglio buttare la moto per terra a Sergio che non sarebbe il caso, non fare finta di niente, non fare finta di niente Ho detto che non voglio buttare per terra la moto. Sei molto bravo a mettere la moto in terra. Ripeti. Sei molto bravo a mettere la moto in terra. Non è vero, dottore, non è vero. Comunque, detto questo, problemi. Rapporto l'abbiamo fatto, più alta davanti mi piace di più. La sella questa qui, scivolosa, poi la sto usando con le altezze delle pedane di Sergio, quindi mi sento un po' lontano e quindi mi devo appendere un po' in manubri in staccata, faccio un po' di fatica, vorrei la posizione un pochino più raccolta. Per il resto la moto cannone, veramente esagerata. Infatti adesso vado a godermi il tramonto e ci vediamo dopo. Purtroppo non c'era la situazione per migliorare, troppi amatori in quanto la giornata, avendo iniziato alle 3:30 a girare, è stata dichiarata open pit per via della pioggia e quindi tutti dentro, da chi gira in 1:25 a chi gira in 1:59. Visto quello che è successo settimana scorsa con l'R6 ho deciso di fermarmi, tanto tirare in queste condizioni non serve a nulla in quanto è solo un assaggio e spero di avere veramente la possibilità di guidare questo cannone un'altra volta.